Amici, oggi prepariamo un primo piatto gustosissimo, semplice da fare, della tradizione campana, la pasta alla puttanesca. Meravigliosa. Prepariamola insieme. Allora, come cominciamo a fare questo piatto di pasta alla puttanesca, che è meraviglioso, molto condito, però molto gustoso. Intanto ho preparato una padella. Cosa faccio? Come si chiama questa pasta? La pasta alla puttanesca. Però non si dicono le parolacce. Amore mio, ma si chiama così. Ma tu lo sai perché si chiama così? Certo, perché ai tempi è stato realizzato credo, in una casa di appuntamento. Ma ci sono tante versioni. Ci sono tante versioni. Una insomma. delle tante è che questa pasta è stata realizzata anticamente in una casa d'appuntamento nei quartieri spagnoli. Nei quartieri spagnoli. Ma ci sono altre versioni pure. Va bene. Comunque. Allora, prepariamola. Iniziamo subito. Padella, accendiamo. Ormai noi abbiamo questa super piastra. Guardate che meraviglia di ingredienti. Meraviglia di colori e di ingredienti. Allora, cominciamo subito. Mettiamo un giro d'olio. Olio extravergine. Extravergine. Allora, cosa dobbiamo fare? La prima cosa da fare è andare a mettere aglio e peperoncino. Io ho preparato 2 spicchi d'aglio Ok. che andrò direttamente a mettere come a fettine Direttamente in padella. Esatto. Ok. Qualcuno ti dirà, ma perché non usi il tagliere? No, preferisco io con le mani. Ognuno poi ha le sue preferenze. Ok, tagliamolo tutto. Adesso tagliamo il peperoncino. Il peperoncino lo taglio sul tagliere. Ma questo è quello fresco? Sì, io ne sto mettendo 2. Ok. 2 proprio piccoli. Bella piccante. Però si fa piccante. Ok, ma si può usare anche quello in polvere? Certo, peperoncino in polvere, quello che avete, assolutamente sì. Ok. Questo è proprio stagionato, questo peperoncino. È molto buono. Già si sente l'odore dell'aglio. Sì. Già è pronta una bella pasta aglio e olio. Peperoncino. Una volta messo il peperoncino, andiamo a mettere le nostre acciughe. Io sto usando 4 acciughe. Ok. E li mettiamo direttamente nell'olio. Si fanno sciogliere. Si fanno sciogliere. A questo punto è molto semplice la preparazione di questa pasta, però è molto gustosa perché ha degli ingredienti appunto gustosi come le acciughe che veramente danno un sapore eccezionale. Facciamo sciogliere le nostre acciughe. Una volta sciolta l'acciuga, io vi faccio vedere che ho già preparato la pentola con l'acqua a fuoco acceso perché è una pasta molto veloce. Mamma che profumo! Io già svengo dalla fame. Allora, Sciolte le acciughe. sciolte le nostre acciughe, andiamo a mettere, diciamo, un ingrediente protagonista che è il pelato. Ora vi dico quale ho usato io. Andiamo a metterlo tutto all'interno. Quantità? Io ne sto usando mezzo chilo. Ok. E allora, pelato sto usando quello intero. Ovviamente l'ho schiacciato prima e l'ho reso io così. Ok. Guardate, deve venire proprio la polpa. Ok. Io il profumo che sento di acciughe, Meraviglioso, aglio. meraviglioso. Mamma che meraviglia. Allora, a questo punto non andiamo ad aggiungere del sale perché avendo messo le acciughe è abbastanza condita. Quindi lo facciamo cuocere A fuoco? piano piano a fuoco moderato, normale, senza coperchio e lo lasciamo cuocere per 5 minuti perché poi andremo ad aggiungere gli altri ingredienti. Dopo aver fatto cuocere almeno 5 minuti il nostro pelato con tutti gli altri ingredienti, andiamo ad aggiungere le olive. Io sto usando 40 grammi di olive verdi, denocciolate, 40 grammi di olive nere, snocciolate Ho scoperto che si può dire anche snocciolate. e 10 grammi di capperi. Mamma che Capperi colori. non salati, No, Possiamo girare. ma che colori. Tra l'altro un'altra versione del nome di questa pasta è che le antiche donzelle che si prostituivano usavano dei vestiti abbastanza colorati. Siccome questa pasta ha colori abbastanza accesi È vero. e variopinti, prende il nome anche da questo.
Adesso cosa facciamo? Aspettiamo che l'acqua sia pronta per andare a cucinare la nostra pasta, facciamo cuocere altri 5 minuti abbondanti il nostro condimento, dopodiché possiamo andare a cucinare le nostre pennette rigate. Naturalmente quante sono? Queste sono 400 grammi di penne. Tutto questo Ovvio. è il mio piatto. Ma giusto? ovvio. Tutto per me. Allora, sulla pasta possiamo variare, possiamo andare a mettere lo spaghetto, lo spaghettone. Io preferisco farlo con le penne rigate. Generalmente si fa con gli spaghetti. Io Sono veramente gli l'ho spaghetti sempre alla- mangiata con le penne. Spaghetti alla puttanesca. È uguale, ragazzi, la pasta la decidiamo noi. Ok. Intanto sta cuocendo e quasi l'acqua è pronta per andare a cucinare la nostra pasta. Il nostro condimento è pronto. Adesso lo faremo riposare. A questo punto l'acqua già bolle. Andiamo a cucinare le nostre penne rigate. Io sto andando a cucinare 400 grammi di penne rigate. Le mie. Solo le tue. Ok, quindi 400 grammi di penne o spaghetti, mettete quello che volete. Certo, la pasta è libera. Io avrei messo gli spaghetti, però va bene. Andiamo a salare, metterò poco sale. Ok, mi fai riprendere questo sugo Certo, che è una meraviglioso. meraviglia. Un È una sugo meraviglia. meraviglioso. Peccato che dalla telecamera non si capiscono i profumi. Mamma mia, io sento ancora questo leggero salato dell'acciuga. Sì, si sente un buon profumo. Mamma, che meraviglia. A questo punto cuciniamo la nostra pasta. Che direi deve essere Al dente, è ovvio. giusto. La nostra pasta è pronta. La versiamo direttamente in padella. La nostra, la mia. Scusami, la tua. La mettiamo direttamente in padella. Mamma, che meraviglia. Che buona questa pasta, semplicissima, però E poi già, non so, mi sa di sapori estivi. ma sì, certo, le olive, le acciughe, poi le acciughe danno un sapore meraviglioso. Adesso giriamo per bene. Come ultimo ingrediente andiamo ad aggiungere, L'ingrediente segreto. ma no, un po' di prezzemolo tagliato. Ok, Mettiamo tutto sopra. che delizia. Che bontà. Io ci metto il formaggio. E tu ce lo puoi mettere il formaggio. Queste sono le nostre penne alla puttanesca. Un piatto semplice, estivo, profumato, facile da fare. Adesso non resta che assaggiarlo. Ovviamente assaggio io, Certo. Però voglio prendere l'olivetta, Poca perché ti fa male. Smettila, smettila. Aspettate che... No, la devo prendere l'oliva. Ok. Assaggiamo direttamente in padella, Com'è? Gustosa? È gustosissima. A me piacciono anche i capperi. Mm. E si sente anche l'acciuga. Insomma, una pasta semplice, non ci vuole niente a farla. Spero che abbiate gradito questa ricetta. Se vi è piaciuta fatela e mi scrivete nei commenti se la fate alla stessa maniera. Che dire, noi ci vediamo al prossimo video e grazie a tutti. Un abbraccio da Betty. E Marco. Ciao amici. Ciao.